Buongiorno carissimi e benvenuti a Nong Khiao in Laos. In questo video vi mostrerò la mia esperienza in questo piccolo villaggio nel nord di questo incredibile paese del sud-est asiatico e vi consiglierò anche qualche cosa da fare e da vedere in questo paese. Buona visione! Trovandosi a sole 3 ore da Luang Prabang, Nong Khiao negli ultimi anni è diventata una meta sempre più popolare. Si tratta di una piccola città sulle sponde del fiume Nam O, circondata da montagne di pietra calcarea con un paesaggio simile a Van Vieng ma con un'atmosfera nettamente più rurale e rilassata. È infatti un luogo decisamente tranquillo, dove si potrebbero passare un paio di giorni di relax, affittando per esempio un bungalow in riva al fiume, ma ci sono comunque anche molte escursioni e attività da fare in città e dintorni. Uno dei motivi per cui Nong Khiao è diventata super turistica e popolare negli ultimi anni è sicuramente per la quantità innumerevoli di viewpoint, ovvero di punti panoramici che ci sono proprio nei dintorni di questa città, raggiungibili con dei trekking più o meno faticosi. Io per oggi ho scelto di andare a vedere il tramonto da quello che è chiamato Pa Deng Viewpoint. Mi hanno detto che è abbastanza impegnativo, ci si mette un'oretta, vediamo un po' com'è la vista da là sopra. Andiamo! Per fare questo trekking c'è un ingresso da pagare di 40.000 kip laotiani e inoltre all'ingresso c'è anche un'insegna che dice che bisogna seguire il sentiero principale e non deviare il sentiero perché ci sono ancora delle bombe inesplose. Infatti durante la guerra del Vietnam gli americani non avevano bombardato solo il Vietnam ma anche il Laos, in particolare a quanto pare questa regione del Laos e anche la Cambogia. Hanno messo, raga, le corde per aiutarsi a salire. È abbastanza impegnativo, c'è un bel dislivello, faticoso. Credo che questo sia uno dei pezzi più difficili. Ok raga, ce l'ho fatta, sono arrivato. Ci ho messo 52 minuti e sono 2 chilometri esatti. Oh wow. Oh wow. Punto panoramico super consigliato, davvero, veniteci troppo. È un po' faticoso sì, ma la vista da qua su è a 360 gradi sul paesaggio circostante. Si ha il villaggio di Nong Khiao proprio sotto i nostri piedi, le montagne tutto sullo sfondo, il fiume, bellissimo, davvero bellissimo. E adesso non ci resta che ammirare un meraviglioso tramonto proprio da qui. Stamattina mi sono svegliato molto presto per venire a vedere il morning market di Nong Khiao. Lo fanno tutti i giorni dalle 6 alle 8 di mattina circa e prende luogo vicino alla stazione degli autobus. Vediamo cosa vendono qui di tipico, di particolare.
la prima volta, raga, che vedo dei topi su un banchetto di un mercato. Ho appena chiesto alla signora e mi hanno detto che li mangiano. Si mangiano proprio i topi. Do you eat this? Oh wow. Ok. Ok. Indai? Ok. Ok, wow. Ok. Ok, si mangiano anche gli uccelli. Wow. Ok. Kop chai, thank you. Thank you. It's good? Is it good? Oh wow. I've never tried it. Ok. Ok, Kop chai. Questo è sicuramente un mercato vero. Infatti non mi sembra di aver visto nessun turista. Sono credo l'unico turista in questo mercato. Ed è sicuramente un mercato vero, un mercato autentico, proprio per le persone che vivono qui, per le persone del posto. Quello che mi viene da pensare è che secondo me, non lo so, poi, però penso che molti ristoratori vengono qui a comprare la carne, il pesce o le verdure, perché chiaramente costa di meno, e poi è quello che noi ci ritroviamo nelle tavole quando andiamo a mangiare nei ristoranti. Adesso spero che al posto del pollo non mi mettano i topi quando gli chiedo il chicken rice, però mai dire mai, non lo so. La particolarità di Nong Khiao è quella che si affaccia sul fiume Nam O e in pratica esistono due villaggi distinti che sono collegati tra loro da questo ponte ed è molto carino e più che altro il paesaggio è stupendo. L'atmosfera che si respira qui è sicuramente di relax più totale, infatti potete anche semplicemente pensare di affittare un bungalow lungo la riva del fiume e stare qui qualche giorno, 2 o 3 giorni e passarli in completo relax, ma non mancano anche numerose attività ed escursioni per le persone un po' più attive, infatti potete noleggiare kayak, potete noleggiare le bici o gli scooter e girare un po' la zona, i dintorni di Nong Khiao. Inoltre ci sono anche tante escursioni organizzate, quella che sembra andare per la maggiore è quella che prevede l'arrivo al villaggio chiamato Muang Ngoi e in pratica si arriva in questo villaggio solamente con una barca, non ci sono strade ed è un villaggio sicuramente molto più autentico, molto più rurale. La barca ci impiega più o meno un'oretta e da lì poi potete fare un sacco di trekking, potete anche dormire lì e visitare delle caverne, delle cascate, insomma di roba da fare ce ne sono davvero per tutti i tipi, per tutti i gusti, oltre ovviamente a tutti i vari punti panoramici che si possono raggiungere a piedi proprio da questa città. Ora, siccome si è fatta ora di pranzo, direi di andarci a cercare qualche prodotto locale, qualche cibo tipico laotiano. Ok raga, mi è arrivato il pranzo, riso bianco, qui abbiamo invece la zuppa con la zucca e il pollo e direi buon appetito a me. Mettiamo un po' di zucca qua. Pollo. L'odore è molto invitante. Buffa. Brucia un sacco. Buono. Mi piace. Sa molto di salutare. Buono. Finalmente qualcosa di non fritto. Mi piace. Comunque mi aspettavo una Nong Khiao molto meno turistica, un Laos in generale diciamo molto meno turistico. In realtà col fatto che il villaggio è molto piccolo, tutti i turisti ovviamente sono concentrati in un paio di vie che sono super turistiche, super popolari. Ci sono tantissimi ma tantissimi backpackers, non mi aspettavo di trovarne così tanti qui nel nord del Laos. Si vede proprio che questa località sta diventando sempre più famosa, sempre più turistica col passare degli anni. Quindi se volete visitare il Laos vi consiglio di non aspettare troppo tempo, di venire il prima possibile perché sta diventando una destinazione sempre più popolare. Sabai di. Sabai di. Cari amici
amici viaggiatori, direi che può terminare qui questo video. Se l'avete visto tutto quanto vi ringrazio. Colgo l'occasione per ricordarvi giusto un paio di robe. In pratica, sotto tutti quanti i video del mio canale, in descrizione vi lascio sempre una serie di link utili. Primo fra tutti quello di Eimondo, l'assicurazione di viaggio che ritengo fondamentale, soprattutto se viaggiate fuori Europa. Siccome si stanno avvicinando anche le vacanze estive, ne avrete bisogno, e quindi tramite il mio link, se sottoscrivete l'assicurazione con Eimondo, avrete il 10% di sconto. Inoltre trovate il link anche per seguirmi su Instagram. Ovviamente lì pubblico contenuti ogni giorno, quotidianamente, sono chiaramente aggiornati. Infine trovate diversi link per prenotare le escursioni che vi consiglio di volta in volta, e trovate anche i link per prenotare gli hotel nei vari posti in cui io sono stato, che io ho visitato, ecco. Di nuovo, grazie per aver guardato. Se non siete ancora iscritti al mio canale, considerate di farlo per non perdervi tutti i video che usciranno prossimamente. Lasciatemi un bel like e noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo episodio sul Laos. Ciao! Paolo, sì. Paolo. Gli americani avevano bombardato anche, non solo gli... Infatti... Paolo. Stamattina mi sono svegliato molto presto per venire a vedere il morning market di Nong Khiao. Prende luogo Paolo. La prima volta, raga, che vedo dei topi su un banchetto. E inoltre ci sono anche tante escursioni organizzate. Inoltre ci sono anche tante... Paolo. Inoltre ci sono anche tante Se volete venire a visitare il Laos, vi consiglio di farlo